Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Oggi ci occupiamo di un'auto RTR. Quindi vedete il banco è ancora libero, non ho niente di fronte a me perché sto per presentarvi chi? Ovviamente lei, la Kyosho MP9 Evo V2. Andiamo subito a fare l'unboxing, ma prima ragazzi, sigla! Quindi ragazzi, eccoci pronti per l'unboxing. Questa è la versione V2, ricordatevi MP9 Evo. Andiamo a vedere. Eccola qua ragazzi, guardate che colori, guardate che grafiche. Cosa troviamo all'interno della confezione? Troviamo ovviamente la macchina e una consueta scatola di cartone, esattamente come è successo per la MP9 TKI4 V2 Nitro. Ma andiamo ad unboxare dalla telecamera frontale e vediamo il contenuto della scatola. Quindi eccoci qua con la nostra scatola, tiriamo fuori la macchina, bisogna stare attenti a non rovinare l'imballo. Abbiamo la nostra macchina, abbiamo i libretti dell'uso e manutenzione e la consueta scatola di cartone. Quindi andiamo a rimuovere l'imballo. Quindi ragazzi, MP9 e Evo V2, stiamo parlando di una RTR di fascia alta. Cosa vuol dire? Come sapete, Kyosho produce due tipi di modelli RTR: la Inferno Neo, quindi che esiste anche per la categoria elettrico, e la MP9 Evo V2. Questa macchina ragazzi discende dalla MP9 Evo da competizione, uscita pensate a luglio del 2018. Quindi la macchina kit dalla quale discende questo modello è uscito a luglio del 2018. Se ci pensate ragazzi, 2020-2021 sono state due stagioni praticamente di fermo. Quindi, perché c'è stato il Covid, modelli elettrici se ne sono visti veramente pochissimi e proprio a giugno del 2020 è uscita la MP10E. Quindi la evoluzione della MP10 a scoppio che già esisteva è uscita come autokit e ha messo in pensione la macchina dalla quale deriva questo automodello. Quindi se ci pensate, rispetto alla versione Nitro, quindi all'MP9 TKI4 V2 Nitro, questa macchina deriva da una macchina da competizione molto più recente, quindi uscita nel 2008, finita di produrre nel 2020 quando è uscita la MP10E. Quindi ragazzi, avete in mano un modello che geometricamente parlando è estremamente performante. Io sono stato un grande fan della macchina kit, quindi della Evo, sono stato anche un grande fan di questa scocca con la pinna posteriore che vedete riprodotta qua in versione RTR. Adesso la andiamo a levare il nylon e vedrete che colori ha.
guardate, la macchina ragazzi è veramente favolosa anche in prospettiva degli upgrade che si possono fare. Adesso la apriamo e vi spiego tutto. Intanto guardiamo il contenuto della confezione, dove abbiamo appunto la macchina, il libretto uso e manutenzione con il ponticello per effettuare la programmazione e il settaggio del failsafe del radiocomando incluso. Abbiamo nella scatola di cartone il radiocomando, che ragazzi è un radiocomando con display, con già i fine corsa, ed è lo stesso identico che troviamo nella MP9 TKI4V2 Nitro. Abbiamo poi il sacchettino con la chiave delle gomme e con le chiavi a brugola. Questa è roba sinceramente che può valere per una manutenzione breve, per smontarla poche volte, poi dovrete utilizzare sicuramente delle chiavi più performanti, a parte che quella per le gomme, che sicuramente è longeva, e molti altri sono affezionatissimi a questo tipo di chiave con l'asta a scorrere. Parliamo della macchina ragazzi, perché no Inferno Neo, o meglio, che cosa c'è di differenza tra la Inferno Neo e la MP9 Evo V2 elettrica. L'Inferno Neo è una macchina molto datata a livello di geometrie, risale addirittura ai tempi della MP777 e della MP7,5, quindi si parla degli anni 2000-2007, cioè questi anni qua praticamente. È una macchina che così com'è non è mai esistita in commercio, e diciamo dovreste orientarvi su quel modello se state cercando il divertimento allo stato puro, se saprete già di non andare mai in pista nella vostra vita, e se cercate appunto soltanto un po' di svago, un po' di bashing fatto bene. Questa macchina invece ragazzi ha tutte le plastiche della MP9 TKI4, quindi nel caso dell'elettrico, come ho detto, della MP9 Evo elettrica, che aveva appunto l'avantreno e il retrotreno della TKI4, identiche alla macchina da competizione. Cambiano soltanto le parti metalliche, quindi ovviamente le piastre, gli ammortizzatori e quant'altro. Perché V2? Perché sono state fatte alcune modifiche, come la piastra anteriore rinforzata rispetto alla prima versione di questa macchina, e questa macchina, una volta che usurate o rompete qualche pezzo, avrete sempre la scelta di poter montare il pezzo da competizione, quindi derivato dall'auto kit MP9 Evo o TKI4 a seconda di che pezzo è, oppure rimontare il pezzo della RTR, e quindi tenendo contenuti i costi. È una macchina con la quale si può fare anche scuola, perché via via che vi accadono le cose, smontando e cambiando, sostituendo i pezzi con quelli della macchina kit, si aumentano e migliorano le nostre skill per quanto riguarda la manutenzione della macchina. Quindi questa è una macchina che, opportunamente modificata, può andare anche a fare gare. Quindi ragazzi, io penso che siccome la differenza di prezzo ancora una volta non è esagerata tra la MP9 Evo, quindi questa macchina, e la Neo, io ragazzi vi straconsiglio questo modello, perché è nettamente più performante, ha delle geometrie nettamente più performanti, e anche a livello progettuale ci sono una marea di upgrade che si può andare a fare, quindi migliorare nel tempo quella che è la nostra macchina, appunto creando anche una sorta di affetto verso appunto il mezzo, che vi porterà addirittura a poter girare in pista, o perché no a fare qualche gara. Vi ricordo che la categoria elettrico, al contrario della categoria nitro, ha finali da 10 minuti, quindi anche per una macchina di questo tipo poter affrontare le finali da 10 minuti sicuramente sarà più facile che con lo stesso modello a scoppio, quindi la sua sorella a nitro, che è la MP9 TKI4V2, già ampiamente recensita, e vi metto il link in alto a destra che vi appare la recensione di quella macchina.
che chiaramente necessitava di molte più accortezze per poter arrivare in fondo a una finale da 30 minuti, come c'è anche nelle gare libere di tutti i giorni, quindi senza andare troppo lontano, qualunque gara libera ha una finale di almeno 30 minuti. Qua invece, ragazzi, sono finali da 10 minuti, quindi il processo di avvicinamento alla gara sarà più veloce rispetto che una macchina come la MP9 TKI4 V2. Adesso, ragazzi, apriamo la scocca e vi faccio vedere le caratteristiche. Quindi geometria con pacco batterie nella parte posteriore esterna della macchina. Si possono montare due pacchi 2S o un pacco 4S. Questa è una grande cosa, perché il mio consiglio, ragazzi, è quello di andare sempre con due pacchi 2S. Per svariati motivi farò un video appositamente creato per questa motivazione, quindi non vi voglio anticipare niente, ma uno dei motivi per il quale vi dico questa cosa ve lo posso già anticipare: che se un domani acquisterete la Kyosho MP10 o comunque la maggior parte delle auto di nuova generazione hanno i pacchi pile 2S splittati per poter abbassare il baricentro. Se volete vedere come è fatta la macchina da gara attuale, quindi la Kyosho MP10e, vi lascio ancora una volta un link in alto a destra, quindi ragazzi andate a cliccarlo e vedrete tutte le caratteristiche della macchina da competizione. Qui, ragazzi, abbiamo un motore e un regolatore di tutto rispetto. Sapete che nella categoria elettrico è molto più facile essere performanti anche con materiali non esageratamente costosi. Abbiamo, a differenza della MP9 Evo da competizione, il regolatore sulla parte posteriore invece che sulla parte anteriore. Però, ragazzi, ci sono le forature, quindi potrete trasferire questo regolatore anche davanti e ricreare esattamente la MP9 Evo da competizione. Anche l'ancoraggio del motore è fatto con la slitta di Zama, quindi questo è un particolare che sicuramente non durerà in eterno. Ma nella macchina Evo da gara c'erano i clamp, quindi, ragazzi, le pinze che chiudevano il motore ancorandole al telaio, e anche qua avete le forature per i clamp, quindi potrete andare a montare anche i clamp in un secondo momento e ricreare davvero la MP9 e Evo. Abbiamo, ragazzi, tutta la meccanica della TKI4, a parte gli omocinetici centrali, che vedete che in questo caso sono cardani, e ce n'è uno molto corto e uno estremamente lungo, appunto per dare lo spazio al pacco batterie e quindi fornirgli l'alloggiamento. Se non lo sapete, ragazzi, io ho lavorato moltissimo sulla sua sorella a scoppio, quindi la MP9 TKI4 V2, smontandola pezzo per pezzo, blocco per blocco, ed analizzando tutte le sue caratteristiche, fornendo anche consigli per upgrade, alcuni estremamente necessari ed immediati se si vuole andare in pista e non a divertirsi magari su un piazzale o su un campo sterrato. E molti di questi video, anzi praticamente la quasi totalità di questi video, sono esattamente compatibili con questo modello, perché avantreno e retrotreno sono esattamente identici. Quindi, ragazzi, vi elencherò ciascun video uno per uno e vi dirò se il video è compatibile con questa macchina oppure no. Per la MP9 TKI4 V2 ho fatto la bellezza di 9 video. Sono partito dal retrotreno, che è esattamente identico a quello di questa macchina, quindi potrete guardarvi tutto il video del retrotreno ed avere informazioni che coincidono perfettamente con questo modello. L'avantreno, idem. Stessa identica cosa, gli avantreni sono identici, quindi, ragazzi, potete guardarvi anche il video dell'avantreno e troverete spunti ed informazioni per poter upgradare e migliorare la vostra MP9 Evo V2. Nel video del centrale, in quello che ho proposto io, c'era tutta la parte di modifica dei freni, link, tiranterie, che qua non esistono, però potrete guardarlo soltanto per la parte del differenziale
centrale, perché anche nel differenziale centrale facciamo alcune piccole modifiche, alcuni piccoli upgrade che scoprirete guardando il video. Ho fatto poi un video sulla piastra radio e sul serbatoio. Chiaramente qui ragazzi la piastra radio è ridotta perché abbiamo soltanto un servo invece di due, e qui ragazzi avete un servo economico che vi servirà all'inizio per non avere reazioni troppo impulsive e quindi che vi possano addirittura mettere in difficoltà, ma una volta che avrete imparato un po' a guidare la macchina potrete andare tranquillamente a sostituire il servo dello sterzo con uno magari da competizione, visto che nella macchina nitro ce ne sono due, nella macchina elettrica ne avete soltanto uno, e metterci ovviamente quella prima possibile la squadretta in Ergal, perché vi darà più precisione di guida anche con un servo che ha poca forza e che va piano, e soprattutto eviterete la rottura della squadretta o del 1000 righe. Poi ragazzi ho fatto il video sugli ammortizzatori. Anche in questo caso lo potete guardare tutto dall'inizio alla fine, gli ammortizzatori sono identici alla macchina MP9 TK4V2 Nitro. Ho fatto in seguito ragazzi il video della scocca e anche in questo caso potrete guardare quel video per ottimizzare la vostra scocca. Ho fatto poi il video del motore Nitro, quello chiaramente non dovete guardarlo perché qui c'è il motore elettrico e non ha praticamente bisogno di nessun upgrade se non di qualche pignone. Chiaramente al momento che andrete ad upgradare il motore dovrete semplicemente sostituirlo. Usate questo fin quando potete, fin quando riuscite a farlo funzionare, e una volta esaurito, rotto o oppure se semplicemente vi siete stancati di questo motore, comprate una bella combo da competizione che, pensate, motore e regolatore costano talvolta molto meno di solo un motore nitro che deve essere completato con frizione, collettore, marmitta, campana eccetera eccetera eccetera. In questo caso cambierete tutto, motore ed ESC insieme. L'ultimo video che ho fatto riguarda il radiocomando, e anche in quel caso ragazzi ho spiegato tutte le funzioni che ci sono nel radiocomando. Potrete guardarlo dall'inizio alla fine, troverete spunti interessantissimi. E dove trovate tutti questi video? Li trovate espandendo la descrizione di questo video, e vi darò tutti i link con la spiegazione di che cosa andrete a vedere cliccando sul link di quel video. Non solo, una volta che sarete all'interno del video, del blocco di riferimento, quindi della radio, del retrotreno, dell'avantreno eccetera eccetera, espandendo la descrizione di quel video troverete tutti i riferimenti dei codici dei quali ho parlato durante il video, con relativo link annesso dove potrete andare a visionare i prodotti appunto dei quali parlo, per fare la manutenzione e per fare i vari upgrade. Ragazzi, che dire, la macchina è straconsigliata, è veramente una bomba. Io sono affezionatissimo, ci ho corso veramente poche volte con la Evo, ma ho fatto sempre grandissimi risultati quando esisteva la kit, quindi quando era il modello di punta di casa Kyosho. E quindi ragazzi, fatemi sapere se l'avete acquistata. Vi faccio trovare in descrizione anche un link con un'offerta combo particolare dove vi metto già un carichino e 2 batterie economiche per poter partire. Quindi ragazzi, aprite la descrizione, schiacciate, e se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo con tutti i vostri amici che hanno questo modello, e ci vediamo il prossimo mercoledì. Per tutte le domande ragazzi, commenti mi raccomando. Ciao!